Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Obbligo di riscatto, il canale YouTube di Radio Rossonera. Enrico Boiani qui con voi. Oggi Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno Bea. Martedì 13 giugno 2023. Ieri è stata una giornata particolare, magari dopo ne parliamo anche un pochino. Domani sarà la giornata dell'inizio, cara Bea, di La Mattina al Mercato, il nostro format delle 7, quindi dato che siamo a obbligo di riscatto, io vi invito come sempre a iniziare a supportare da domani questa serie, perché saremo io e Bea, come di fatto oggi, un piccolo teaser oggi di quello che andremo a fare domani, andando ad analizzare un pochino meglio, un pochino di più quelli che sono i nomi di mercato accostati al Milan. Prima di tutto, Bea, partiamo con una notizia, Sì, non nostra, nel senso la riportiamo. Era iniziato tutto con l'Equipe di venerdì scorso, che aveva riportato l'interesse del Chelsea per Mike Maignan, che è il nostro portiere, insomma, incedibile, inamovibile, e questo riprende anche il titolo di oggi. Perché? Perché nel corso del weekend ci sarebbe stata, secondo l'Evening Standard, una offerta del Chelsea per Maignan di 93 milioni di euro. Risposta del Milan: non se ne parla. beh, Ricordiamo direi che l'Evening Standard. direi che insomma l'offerta è pesante, molto, poi vabbè, le opinioni possono essere discordanti perché il ruolo del portiere è sempre molto discusso, sempre molto sottovalutato per quanto mi riguarda, quindi è chiaro che magari alcuni direbbero: "Sì, guarda, subito un portiere sostituibile", altri invece no. Io faccio parte della seconda categoria. Chiaro che è un'offerta importante, però insomma, spero che Mike resti con noi ancora per tanto. Io, Bea, metto in onda e in evidenza questa domanda qui, perché 93 son quasi 100, dai, non sono 100 ma son quasi 100. Io l'arrotondo facendo proprio cifra tonda e la chiedo nei commenti a tutti quanti. La domanda che vi faccio oggi è: vendereste Mike Maignan per 100 milioni di euro? Ditecelo Io sotto nei no. commenti. Nemmeno io, dato che hai fatto questo gesto, lo replico, neanche io probabilmente. Son tanti, ti prendi il portiere e altri 4 giocatori probabilmente, se non di più. Ma guarda, io sono Però nemmeno io. molto no, ma io vado anche a motivare. In una stagione che inizia con l'addio di Maldini, l'addio di Ibrahimovic, io andare a perdere un altro leader psicologico, oltre che vabbè Mike è fortissimo tra i pali, non me la sento. Quindi magari in un'altra stagione, in un altro momento storico ti avrei dato una risposta diversa? Forse sì, forse no. Ad oggi ti dico di no. Nemmeno io, anche io dico di no, perché è un periodo talmente particolare. Abbiam già perso tanti leader, perdere anche Mike sarebbe troppo pesante, secondo me. Un po' di continuità devi tenere. Ti dirò, probabilmente è una cifra a cui non puoi rinunciare, okay? Non in questa sessione di mercato qui, non con un Milan che a quanto pare, se non riparte da zero, riparte comunque, deve ripartire, ecco, non parte da una base consolidata che devi solo sistemare qua e là, cioè devi proprio sistemare molte cose, e quindi non partirei vendendo il tuo fuoriclasse, uno dei tuoi 2, 3, 4 fuoriclasse che abbiamo. Ditecelo voi nei commenti la vostra, dato che è presto, vi invito anche già a lasciare like, così non ve lo dico al minuto 20 che staccate, quando inizio a dire mettete like, commentate, so che staccate, adesso ve lo dico subito, così siete costretti a farlo e a dirci la vostra sotto nei commenti. Tra poco, Bea, parliamo anche di Samardžić, perché
È un nome nuovo, uscito per il Spuntano nomi come funghi. esatto. Poi ragazzi, alcuni saranno veri, altri non saranno veri. Ovviamente, sono sono tanti. Ecco, quello che è sicuro è che sono tanti, però sappiamo che il mercato è così. Esatto. Prima facciamo una rapida carrellata questa mattina, l'ultima, poi ci concentreremo naturalmente molto sul mercato, sulle notizie e quant'altro, di quelli che sono i maggiori quotidiani sportivi, perché, succede che in tutti e 3 i maggiori quotidiani sportivi c'è il nostro presidente. La Gazzetta per me è la più bella, Molto bello. l'uomo delle stelle, insomma, questa è la Gazzetta dello Sport. Il Tutto Sport, ho Beh, visto un anche re questa, mi piace molto, mi piace anche molto. questa Tra l'altro c'è uno speciale anche all'interno di Tutto Sport, molto bello, che poi magari andiamo a vedere. mh. Molto bella anche questa di prima pagina. Poi c'è il Corriere dello Sport che è un pochino magari più Questa mi piace un po' meno, però per carità, non possono essere tutte identiche. no certo, è un pochino più divisiva questa e ci può stare. Dentro la Gazzetta dello Sport, sempre in maniera molto rapida, allora innanzitutto oggi ci sono un sacco di interviste. Eh beh. Sacchi, Capello, Ancelotti, c'è Donadoni, mi pare ci sia qualcosina anche di Zaccheroni, insomma, oggi Gazzetta dello Sport ha fatto, ma anche Tutto Sport, in realtà tutti e 3 i giornali, i maggiori quotidiani sportivi italiani hanno fatto un grande ed enorme speciale. Quello della Gazzetta è veramente lungo e ci porta, ne abbiam già parlato ieri, in tempi Beh, molto questa belli. foto iconica direi, come poche Esatto. foto. E questo è quello che ha fatto per esempio la Gazzetta dello Sport, ma tutti in realtà tutti e 3 i giornali hanno fatto, chi più chi meno, chi in maniera diversa dagli altri, uno speciale per il presidente Berlusconi. Dentro Tra Gazzetta dello l'altro Sport tra l'altro vi sì, invito, poi continuiamo, vi invito, se non l'avete visto, ad andare a vedere lo speciale di ieri di Filo Rossonero con Carlo Pellegatti, dedicato interamente a, i ricordi di Silvio Berlusconi. Infatti vedrete anche la copertina diversa dal solito Filo Rossonero, in cui Carlo, che ha avuto modo di conoscerlo da vicino, di lavorarci insieme, di raccontare quel Milan, ci racconta tanti aneddoti molto belli su Silvio Berlusconi. eh sì, molto, molto belli. Vi invito anche io naturalmente a recuperarlo perché io che l'ho visto da dietro le quinte un po' mi sono emozionato vedendolo da dietro le quinte mentre veniva, registrato. Dicevo, dentro la parte interna di Gazzetta dello Sport, Bea, si parla anche dell'attualità. Sì, Diavolo a costo zero. Vi faccio vedere meglio il trafiletto spese contenute, niente debiti, il nuovo Milan vuole vittorie e conti a posto. Red Bull e Cardinale in linea con l'era Elliott, il bilancio sarà in attivo, ora stadio, viste le vicissitudini recenti, è un po' un ossimoro, e fatturato da 500 milioni. mh. Questo è quello che viene riportato Beh, dentro. insomma che Redbird fosse in linea con l'era Elliott, come la chiama Gazzetta, si era intuito già dall'anno scorso, no, quando arrivò Jerry Cardinale a casa Milan, quindi non mi stupisce. È ovvio che insomma è divisivo anche questo modus operandi, no, c'è il tifoso che, preferisce una società su questo modello, c'è il tifoso che invece sperava di fare dei sogni un po' più alti, ecco. Ed è Sì, molto divisivo anche questo. Devo dire che il Milan comunque fino ad oggi ha fatto un buon lavoro, perché ricordiamo che, voglio dire ricordiamo da dove venivamo, eh, certo. però è chiaro riprendo sempre il messaggio che ci ha inviato ieri l'ascoltatore durante il talk, se, insomma siamo così pretenziosi è perché quel signore là, che è in copertina e sulla prima pagina di Gazzetta, ci ha viziato tanto, quindi che dire, È così è. vero, è vero. In basso, lo vedete piccolino qua sotto, c'è anche il buon Marcus Thuram.
Thuram riflette sul PSG, ma i rossoneri ci credono. Thuram sta riflettendo sul PSG, credo non solo perché come dire, l'ingaggio è molto più alto, si parla di 7 milioni circa, dai 7 addirittura potenzialmente ai 9 con i bonus, insomma un ingaggio, non dico mostre, però per un giocatore come Thuram comunque sì, rispetto ai 4, 4 e mezzo che offrirebbe e che offre il Milan, che lo sappiamo, ha provato a convincerlo anche con telefonate, con la centralità naturalmente del progetto, una maglia titolare, un Marcos Thuram, cara Bea, che starà riflettendo anche perché in queste ultime ore è arrivato un bel tuono in Francia. Mamma mia, Kylian, prima o poi ce la farai. Io spero, Perché sono Kylian fan Mbappé. del suo andarsene da Parigi. Ma infatti io non a caso non ho messo l'Équipe, che parlava sempre di Mbappé, ho messo Diario AS, perché comunque ci sta. Mbappé che non ha esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 2025, quindi la scadenza resta 2024. Linea dura, a quanto pare, non so con che forza, però va bene, del Paris Saint-Germain su di lui, o rinnova o potrebbe anche andarsene quest'estate. Vabbè, però onestamente perdere Mbappé a 0 fa già ridere solo a dirlo, cioè capisco il Paris Saint-Germain Eh, che insomma si voglia preservare un po', perché perdere cioè vedere Fabrizio Romano su Instagram che posta, Kylian Mbappé free agent, cioè non me la sento nemmeno io, quindi voglio dire, eh capisco. già, eh già, è vero, è vero. Vabbè, ha detto che è un tifoso del Milan, magari noi siam contenti se viene, no, cioè, Beh, f vedi te. Tra io non mi l'altro gli sta faccio anche problemi. molto bene la maglia rossonera a Kylian. Cioè, Kylian, forza, cioè, nel senso, non hai sempre detto di essere che se vai in Italia vai al Milan, cosa vai a fare al Real? Che han pure preso la 7 adesso, le maglie più belle, han preso i numeri nuovi, Vinicius e Rodrigo, cosa ci vai a fare tu? Dai, vieni da noi che la 7 insomma, Yacine Adli se la metterà via è anche libera, no, voglio dire, quindi insomma, Kylian, forza. No, vabbè, e rimarrà sempre un sogno. Beh, sperare non costa mai nulla nella vita, però. E sognare soprattutto. Vabbè, diteci nei commenti se vi va anche che fine farà Kylian Mbappé e perché proprio o al Real Madrid o al Real Madrid, oppure con ancora più soldi al Paris Saint-Germain. È giunto il momento di parlare dei veri campioni che il Milan comprerà in questa sessione di mercato. No, scherzi a parte, ieri tutto Udinese ha fatto uscire il nome di Samardzic, dicendo che potrebbe essere il primo nome come dire, del nuovo metodo Moneyball per il Milan. Non so Bea se tu l'hai visto tanto in questa stagione, vi metto se riesco ecco qua, qualche dato in più. Samardzic c'è un 2002 di febbraio, alto 1,84, Giovanissimo. fa il trequartista virgola comunque perché nell'Udinese ha giocato spesso anche a centrocampo, un po' più basso, è nato a Berlino ma ha la nazionalità serba, valore di mercato secondo Transfermarkt 7 milioni e mezzo, ovviamente un valore di mercato che dopo l'anno che ha disputato in Serie A lieviterà ed è già ben lievitato. Vi faccio vedere anche qualche statistica: 39 presenze, non tanto minutaggio, dire la verità, anche perché spesso è entrato dalla panchina o è uscito presto, lui e Lovric soprattutto si sono alternati spesso, per chi ha seguito un po' di più l'Udinese. 39 presenze, però 5 gol e 4 assist, tra l'altro tutti in Serie A, cioè sono 37 le presenze in Serie A, 5 gol e 4 assist. Un gol ogni 380 minuti per un centrocampista, insomma, non sono Sì, pochi. Sono no, no, pochi assolutamente. 1900 minuti. No, assolutamente, sono dei numeri anche, insomma, non malvagi per quello che ha giocato. È chiaro che è un 2002, quindi è un ragazzo giovanissimo, ha il minutaggio di un ragazzo giovanissimo. Leggevo che potrebbe essere il dopo Brahim,
Tra l'altro Brahim che oggi verrà presentato ufficialmente a Real Madrid. Sai, è chiaro che già il minutaggio, cioè anche se avessi visto tutte le partite dell'Udinese, il minutaggio che ha avuto ti rende comunque complesso, farti un'idea precisissima di questo giocatore. È ovvio che quando vai su un ragazzo così giovane e lo porti al Milan, c'è sempre quell'incognita che conosciamo e che forse quest'anno con De Ketelaere abbiamo vissuto in maniera importante. Però i suoi numeri non sono comunque malvagi, anzi per nulla. No, non sono male, è un giocatore che a me personalmente piace tanto, è ovvio che questa è una notizia di tutto Udinese, cioè, prendiamola con le pinze, prendiamo le pinze con le pinze, come dico sempre, anche perché è un periodo dell'anno questo, quando si esauriscono un po' i parametri zero, si devono iniziare a fare un pochino circolare i nomi di Mh. qualche giocatore, perché non siamo proprio nel pieno ancora del mercato in cui le trattative sono già ben avviate, i piani delle squadre sono già ben strutturati anche a livello di strategia. È un periodo un po' primordiale post parametri zero in cui anche far girare dei nomi si deve Fa fare. comodo anche agli stessi procuratori, no, è ovvio Esatto, che se tu fai girare la notizia che sul tuo giocatore c'è il Milan, è ovvio che, si accendono un po' di luci su questo ragazzo, quindi esattamente. è un po' il gioco del mercato che non è nato ieri. Poi magari veramente c'è un interesse concreto del Milan su Samardžić, però bisogna imparare a filtrare un po' tutto, ma lo capiremo poi col tempo, quali nomi sono Esattamente, davvero. esattamente. Speriamo bene in questo senso, cioè che non vengano fuori 214.000 nomi, come di fatto sta accadendo in realtà, e che ci sia la possibilità di lavorare un po' più in velocità, un po' più come dire, in maniera un po' più minimal, oserei Mh. dire, cioè essere un pochino più concreti, rapidi, senza troppe tiritere, ecco. Domani Bea, glielo ricordo, l'ho già detto prima, ma lo ridico, alle 7 parte La Mattina al Mercato. Il primo nome ve lo anticipiamo Bea? Io ce l'ho No, pronto, non vuoi anticiparlo? no. Se vogliono sapere di chi parleremo nella nostra mattina al mercato, alle ore 7 si collegano qui su questo canale domani. Okay, ma non posso neanche dire che inizia con una parte di no, vero? Volevo fare il No, giochino. No, niente, no, non me lo fai anche fare. perché da qui a domani, sai Eh, quante cose possono cambiare? è vero, è vero, è vero. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Grazie a tutti per averci seguito. Io vi invito come sempre, adesso lo fa anche Bea e se lo fa Bea voi lo metterete il like e commenterete e vi iscriverete, però vi invito anch'io a farlo, perché sono quello che lo fa sempre, qui ho obbligo di riscatto. Però mi raccomando, le iscrizioni perché tanti di voi non sono iscritti e la campanella per le notifiche. Così non dovete stare a cercare Radio Rossonera, scrivere, vi arriva tra i suggeriti. No, siete iscritti, avete la campanella, vi arrivano le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video. Bea, grazie. Ciao. Grazie a voi, mi raccomando, fate ciò che vi dice Enrico Boiani, che mi rendo conto sia una frase brutta da sentirsi dire, però ve Ma la dico lo stesso. ma come? Vabbè, abbiamo va bene, grazie Bea, gentilissima, un saluto No, di nuovo. scherzo. Grazie a voi. Ciao, ciao.